Ciao ragazzi, oggi parliamo di Matt Mendenhall, detto Mr. Genetica, un bodybuilder molto popolare negli anni '80 e attorno al quale si crearono molte attese. In molti lo vedevano come il prossimo supercampione, il Mr. Olympia, il prossimo Arnold. Il suo fisico incredibile, quasi da fumetto, e il look accattivante da ragazzone americano ne fecero uno dei beniamini del pubblico, presenza costante sulle copertine e negli articoli delle riviste di settore, nonché argomento di discussione del gossip. E sono in molti, ancora oggi, a chiedersi come sia stato possibile che Mendenhall, ritenuto uno dei migliori talenti genetici di sempre, non sia mai riuscito a conquistare la Pro Card e diventare un atleta professionista nonostante le 7 partecipazioni ai campionati NPC Nationals. Ma la grande popolarità si è rivelata un'arma a doppio taglio per Matt, che, richiestissimo per seminari ed esibizioni, si trovava a viaggiare costantemente in tutto il mondo. Una situazione che se da un lato gli permetteva di guadagnare bene, dall'altro lo obbligava ad allenamenti sporadici e saltuari e a rimanere sotto ciclo tutto l'anno. Un comportamento che nel tempo ha avuto gravi ripercussioni sia sui suoi risultati di gara, dove non riusciva mai ad arrivare cesellato al punto giusto, che, a lungo termine, sulla sua salute. A onor del vero bisogna anche riconoscere che negli anni 80-90 era molto più difficile ottenere la Pro Card IFBB rispetto ad oggi. La selezione era molto dura e poche le Pro Card concesse ogni anno. Dopo essersi ritirato dallo sport agonistico, Matt ha continuato ad allenarsi, conservando una forma fisica notevole, e ha avviato una brillante attività come chiropratico, che ha portato avanti con successo per molti anni. Purtroppo, il 28 agosto 2021, Matt è venuto a mancare, a soli 61 anni. Le cause della sua morte non sono mai state rivelate. Si dice che il decesso sia stato causato dal massiccio uso di antidolorifici che Mendenhall usava per lenire i dolori alla schiena provocati dalle lesioni riportate in seguito ad un grave incidente che ebbe cadendo per le scale di casa nel 2014 e che lo costrinsero a numerosi interventi chirurgici. E non mancano speculazioni sugli effetti dell'uso di steroidi di cui aveva fatto uso in gioventù. Ma alla fine dei conti l'unica cosa che importa è che Matt ci ha lasciati. Noi lo ricordiamo per il fantastico atleta che è stato. Una meraviglia genetica che Lee Haney ha definito come l'incarnazione di He-Man, il famoso personaggio della Mattel, protagonista di numerosi film di animazione. Oggi ne ripercorriamo la storia. Enjoy! Matt Mendenhall nasce il 26 giugno 1960 a Cincinnati, in Ohio, in una famiglia di 6 fratelli, 4 maschi e 2 femmine. Da adolescente Matt gioca a football e si distingue nel salto con l'asta. Ha già un fisico eccezionale, in particolare i suoi polpacci non passano inosservati fra i suoi compagni di scuola, ma al momento non pensa di dedicarsi al bodybuilding. Poi, nel 1975, mentre si allenava per il salto con l'asta, rimane vittima di un grave incidente. Durante un allenamento l'asta si spezza e Matt cade da 3 metri nella buca di sabbia, subendo una doppia frattura dell'avambraccio. Davvero un brutto infortunio. Dopo oltre 4 mesi di gesso, il braccio di Matt non è ancora a posto e su suggerimento dei medici, in aggiunta alla fisioterapia, Mendenhall comincia ad allenarsi con i pesi con alcuni dei suoi fratelli, già appassionati praticanti di bodybuilding. Il suo fisico risponde bene allo stimolo dei sovraccarichi. Matt recupera rapidamente l'uso completo del braccio e si appassiona all'allenamento con i pesi. Intorno ai 16 anni, con un peso sui 75 kg per 1,82 m di statura, comincia ad allenarsi seriamente per il powerlifting nella cantina di famiglia e a sviluppare il fisico che lo renderà famoso. Notato il suo grande potenziale muscolare, nel 1978 un professore della scuola gli suggerisce di partecipare alla sua prima gara di bodybuilding, il Mr. Ohio High School. Matt, che al tempo non sapeva nulla del bodybuilding agonistico, accetta, presentandosi sul palco senza abbronzatura, senza avere fatto una dieta e senza avere preparato una routine di pose e, nonostante tutto, in gara si piazza secondo. Capisce che ha il potenziale per fare bene nel bodybuilding, si appassiona a questo sport e, a 17 anni, comincia ad allenarsi seriamente per gareggiare. Nel 1979 si diploma come elettrotecnico e comincia a lavorare col padre, mentre continua ad allenarsi in palestra in vista delle prossime gare. Nel 1980 vince tutto al team Mr. Metropolitan, aggiudicandosi sia la categoria teenager che la divisione Open, e nel 1981 si conferma atleta di valore vincendo sia il Mr. Cincinnati che il Buckeye Open. È tempo di passare ad affrontare gare di livello nazionale.
Fino ad allora Matt era rimasto natural, ma nel 1982, in preparazione per gli NPC Nationals, decide di fare il suo primo ciclo di steroidi. Sa di avere il potenziale per emergere e che gli steroidi sono necessari per fare il salto di qualità. Arriva sul palco di gara con un peso sui 100 kg e ottiene un gagliardo secondo posto nei pesi massimi, battuto di stretta misura da Lee Haney, il vincitore della categoria e del titolo assoluto quella sera. Ma soprattutto Matt fa breccia nell'immaginario del pubblico e ancora atleta dilettante viene invitato per innumerevoli seminari ed esibizioni in tutto il mondo, una bella fonte di guadagno, ma anche un grande stress psicofisico che, unito all'uso continuativo di steroidi per essere sempre all'altezza delle aspettative del pubblico, nel tempo limiteranno la carriera sportiva di Matt. Nell'estate del 1983 Matt si trasferisce a Los Angeles per prepararsi agli NPC National, dove ha modo di allenarsi con Barry DeMay. Quell'anno in gara sarà quarto, alle spalle di Bob Paris, Rory Liddell-Meyer e Mike Christian. Con un peso in gara che oscillerà fra i 100 e i 115 kg, Matt non ha rivali in termini di volumi muscolari, simmetria e proporzioni. Il suo limite è quello di non riuscire mai a presentarsi cesellato a dovere sul palco, fattore che gli preclude la vittoria in diverse occasioni. Nel 1984, quando è secondo nei pesi massimi dietro a Mike Christian, e nel 1986, quando finisce alle spalle di Gary Stridham. Ma per fare luci sulle ragioni per cui Matt Mendelon non è riuscito ad emergere a livello agonistico a dispetto del suo enorme potenziale genetico, sentiamo il parere di Lee Haney e Barry DeMay, suoi rivali all'epoca. Un atleta che mi ha stupito negli anni '80 e che pensavo avrebbe potuto crearmi grossi problemi in gara era Matt Mendenhall. Ricordate il film He-Man? Questo ragazzo era un vero He-Man della vita reale, con addominali perfetti, schiena ampia, ottimi bicipiti, ottimo petto, gambe spettacolari. Aveva tutto. Sembrava davvero He-Man, un cartone animato nella vita reale. Ma non aveva il cuore. La fame di successo è fondamentale. Non era abbastanza affamato. Ecco perché non ha mai ottenuto i risultati che avrebbe potuto ottenere. Era il solo ad avere quello straordinario potenziale genetico, ma non aveva la fame di successo necessaria per emergere. Matt Mendenhall è stato probabilmente il bodybuilder di maggior talento mai esistito. Nel 1983 ci siamo allenati insieme per diversi mesi e oltre alle evidenti doti fisiche, che erano evidenti a tutti, non era solo l'atleta di maggior talento, ma era anche una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto. Perché non è mai riuscito a diventare un professionista? Credo sia dipeso dal fatto che in termini di condizioni non si è mai presentato sul palco davvero definito, squartato fino all'osso come altri atleti, magari meno dotati geneticamente ma più affamati di vittoria. Credo che se Matt Mendenhall si fosse presentato al 100% della forma sul palco avrebbe potuto vincere qualsiasi gara, incluso il Mister Olympia. Dopo il 1986, sia il fisico che la mente di Matt ne hanno abbastanza. Il continuo viaggiare per fare esibizioni e seminari ed il prolungato uso di steroidi per mantenere la condizione tutto l'anno lasciano il segno sul suo fisico, che non risponde più come una volta. Nel 1987 e 1988 agli NPC Nationals deve accontentarsi rispettivamente di un 10° ed un 11° posto. La sua carriera sportiva è chiaramente in declino. Dopo una pausa dalle competizioni per riorganizzare la sua vita e curare la salute, tornerà sul palco, incalzato da Joe Weider e Jim Manion, agli NPC National del 1991, dove con un peso sui 115 kg, l'atleta più pesante in gara, dovrà accontentarsi del 5° posto, alle spalle di Kevin Levroni, Flex Wheeler, Paul De Maio e Ronnie Coleman. A 31 anni è il canto del cigno per Matt, la sua ultima gara, anche se annuncerà il suo ritiro ufficiale dalle competizioni solo nel 1994, dopo una esibizione al campionato NPC Texas State. In seguito Matt si è dedicato alla fisioterapia, aprendo nel 1998 una clinica di massoterapia di successo. La vita sembra scorrere serena, ma le sventure sono sempre in agguato. Nel 2014 Matt è vittima di un grave incidente, cade per le scale di casa e subisce diverse lesioni alla colonna vertebrale, che lo costringeranno a sottoporsi a 3 interventi chirurgici di fusione spinale,
con applicazione di barre di titanio nella schiena per stabilizzare la colonna. Per alleviare il dolore, Matt fa pesante uso di antidolorifici. La sua salute è chiaramente compromessa. Solo 3 settimane prima di morire aveva subito un intervento alla colonna e si ritiene che le cause della sua dipartita siano dovute a questa operazione e al pesante e prolungato uso di medicinali antidolorifici. Matt si spegnerà il 28 agosto 2021, a soli 61 anni, lasciando ancora una volta sbigottito il mondo del bodybuilding. Sul piano della vita privata ricordiamo che Matt è stato sposato e ha avuto diverse relazioni, di particolare spicco quella con Rachel McLeish, famosa per essere stata nel 1980 la prima vincitrice del titolo di Miss Olympia della storia e con la quale Matt è rimasto in amicizia fino ai suoi ultimi giorni. Is that important in bodybuilding? Yes, Rachel leaves no stone untouched. She's a very intelligent bodybuilder in her training and also in her... In palestra Matt si allenava seguendo il classico schema old school in voga all'epoca, quindi alto volume, alta frequenza e carichi di lavoro considerevoli. All'apice della sua carriera agonistica, impegni permettendo, sia in off-season che in vista delle competizioni, si allenava 6 giorni a settimana con la seguente split. Lunedì e giovedì petto e bicipiti, martedì e venerdì schiena e tricipiti, mercoledì e sabato gambe e spalle, addominali tutti i giorni, polpacci 4 volte a settimana. Per i gruppi muscolari grandi, petto, schiena e gambe, eseguiva 20-25 serie da 6-10 ripetizioni, riposandosi adeguatamente fra le serie, mentre per distretti muscolari piccoli come spalle, bicipiti e tricipiti faceva solo 12-15 serie, sempre da 6-10 ripetizioni, e si allenava con un ritmo di lavoro veloce, cioè con pause di riposo fra le serie molto brevi, sui 45 secondi. In generale comunque non seguiva una routine rigida, ma si affidava all'istinto e ai messaggi che riceveva dal proprio corpo per gestire e modulare il carico di lavoro, aggiungendo o togliendo serie ed esercizi in funzione del feeling e del pump che sentiva durante l'allenamento. Riguardo i carichi di lavoro che utilizzava in allenamento, indicativamente raccontava di fare distensioni su panca inclinata con manubri da 54 kg, distensioni su panca piana con manubri da 68 kg ed eseguiva il curl per i bicipiti con manubri da 34 kg, giusto per rendere l'idea del tipo di lavoro che svolgeva in palestra. Questo in linea di principio. Di fatto Matt racconta che all'apice della sua carriera era richiestissimo per seminari ed esibizioni ed essendo questa la sua principale fonte di guadagno doveva viaggiare moltissimo per fare le sue esibizioni in tutto il mondo, una situazione che gli lasciava poco tempo per allenarsi e, assieme agli effetti del jet lag, spesso lo limitava in palestra. Ricorda che in certi periodi era già qualcosa se riusciva a fare 2 allenamenti a settimana. In un certo senso possiamo dire che Matt fu vittima del suo stesso successo e appeal di pubblico, che alla lunga ne ha limitato le possibilità di emergere sul palco di gara. Anche sul piano alimentazione Matt seguiva un approccio standard. Lontano dalle gare si preoccupava soprattutto di assumere almeno 150-200 grammi di proteine ogni giorno e per il resto seguiva una dieta piuttosto libera e ricorda che spesso esagerava con le calorie. In vista di una competizione, a partire da 12 settimane prima di una gara, invece diventava molto più rigido. Abbassava le calorie quotidiane a 1800, mangiando principalmente pesce, tacchino, pollo, verdure fresche e frutta, a cui aggiungeva una patata al forno ogni tanto. Poi, a 2 settimane dalla gara, riduceva ancora l'apporto calorico fino a 1200 calorie al giorno e in generale modulava le calorie in funzione di come si vedeva allo specchio. Riassumendo, Matt Mendenhall è stato una delle più grandi promesse, purtroppo non mantenute, del bodybuilding degli anni '80. Dotato di un enorme potenziale fisico e di un appeal unico, Matt era atteso come il prossimo supercampione, il nuovo Arnold, un ruolo che Mendenhall ha cercato di incarnare, finendo però travolto in una frenetica rincorsa al successo che non è riuscito a gestire bene, infilandosi in una situazione paradossale, fatta di un forsennato susseguirsi di viaggi ed esibizioni, supportate da prolungati cicli di steroidi, un ritmo di vita che, nel tempo, ne ha pregiudicato la salute, impedendogli di presentarsi al meglio sul palco di gara e lasciando incompiuto il suo talento. In seguito Mendenhall è uscito dalla frenesia e dai cattivi consigli della corsa al successo, recuperando la salute e dedicandosi con ottimi risultati all'attività di fisioterapista, fino alla prematura scomparsa avvenuta nel 2021 all'età di soli 61 anni.
La sua storia ci insegna che quando i posti al vertice della piramide sono pochi, per avere successo spesso non basta il talento, ma occorrono anche metodo, caparbietà, motivazione fortissima e non ultima tanta fortuna. A Matt sono mancati quel pizzico di fortuna e di metodo che gli avrebbero aperto la strada per essere uno dei più grandi campioni di tutti i tempi. In ogni caso non è passato inosservato e viene ricordato ancora oggi come uno dei più grandi talenti dello sport del bodybuilding. Dispiace per la sua prematura scomparsa. Noi ricordiamo Matt per il grandissimo atleta e personaggio che è stato, l'incarnazione di He-Man. Ciao, alla prossima!